Buongiorno a tutti, buongiorno, sempre un'emozione, io sono sempre molto emozionato quando vengo in questo palco, ultimamente mi è successo parecchie volte di essere in questo palco per ragioni diverse. Oggi sono qui in un duplice ruolo, rappresento una grande multinazionale che si chiama Aon, che opera nelle assicurazioni, la più grande società al mondo di brokeraggio assicurativo, e anche sono il presidente della Fondazione di San Patrignano, una cosa che mi onora moltissimo. Io tutte le volte che vengo qua mi emoziono in maniera particolare e ho conosciuto San Patrignano non per vocazione, ma per degli amici che sono qui oggi, e queste due istituzioni che vi ho detto prima hanno in comune una cosa, nello stesso DNA, che forse è figlio proprio di queste persone che mi hanno fatto conoscere San Patrignano. Una è qui presente, Letizia Moratti, che è stata la mia datrice di lavoro e mi ha dato l'opportunità, che è quello che penso che sia Aon che San Patrignano dà ai giovani. Io sono cresciuto in una città che aveva 1 milione di abitanti, oggi ha 500.000 di abitanti. Io dico sempre che una delle cose più difficili nella vita è avere delle opportunità. In questo momento, per esempio, a Genova, nella mia città, è una città che ha dimezzato la sua popolazione. Se sei un giovane, anche se hai fatto benissimo, veramente avere un'opportunità è difficilissimo. Cioè, tu lavori la notte per studiare di giorno o viceversa e arrivi alla fine dell'università e trovare un'opportunità è particolarmente difficile. San Patrignano, voi la conoscete meglio di me, moltissimi di voi sono qui, alcuni di voi stanno facendo il percorso, alcuni di voi collaborano con noi da parecchi anni, è un posto dove sono passati 25.000 ragazzi. Degli studi autorevoli hanno provato che il 70, alcuni dicono addirittura il 75% dei ragazzi che sono passati hanno avuto poi un'esistenza normale, sono stati tolti dalla strada. Se così fosse, 17.000 persone si sono salvati dalla dipendenza della droga o qualsiasi altra. Quindi è stata data loro un'opportunità. La Aon vuol dare la stessa opportunità ai giovani ogni anno. Noi quest'anno, per esempio, abbiamo preso 120 ragazzi. Questi 120 ragazzi li abbiamo presi dalle migliori università, hanno studiato moltissimo, hanno fatto dei sacrifici enormi, sono tutti ragazzi a cui non puoi dire niente. Parlano le lingue, hanno studiato le lingue, alcuni le hanno studiate e si presentano al mondo del lavoro e non trovano lavoro. Allora, un pochino proprio anche dall'esperienza che abbiamo tratto qui da San Patrignano, questa dell'opportunità, che è la mia personale ossessione, di dare delle opportunità agli altri, abbiamo preso 100 giovani. La storia di questi 120 giovani, ogni anno cerchiamo di mettere 120 giovani. Loro non hanno opportunità, vengono a lavorare da noi e li paghiamo 600 euro al mese. Con 600 euro al mese fuori da qui, in una città come Milano, come Londra o come Parigi, con 600 euro si vive veramente in condizioni difficilissime. Però imparano un lavoro e poi vengono immessi, se sono bravi e dimostrano di essere capaci, loro poi dopo 6 mesi inizieranno un percorso con un inizio, possono essere pagati tra i 1.300 e i 1.600 euro al mese e anche in questo caso, raddoppiando lo stipendio, se ce la fanno, loro dovranno contare i loro soldi dal primo giorno all'ultimo giorno del mese per riuscire a farcela. E questi sono i ragazzi a cui è stata data l'opportunità. Quindi la vostra generazione, la generazione che oggi arriva nel mondo del lavoro, è una generazione molto meno fortunata della mia. Noi eravamo molto più fortunati, ma veramente molto più fortunati, avevamo molte più facilità di trovare lavoro, vivevamo in un mondo che era molto più ricco. E allora su questo io oggi vi volevo raccontare qualche cosa che non era proprio, ho cercato di pensare quali erano le esperienze che io avevo fatto in questo percorso, che ripeto non è stata una vocazione, è stato perché ho conosciuto le persone, sono venuto qui, mi sono innamorato, la Aon, la mia istituzione, si è innamorata di San Patrignano, poi vi farò vedere velocemente quello che è stato fatto tra la Aon e San Patrignano, però
ho conosciuto queste due realtà che mi hanno fatto moltissimo riflettere, ho fatto delle riflessioni e tanto volevo fare una considerazione. Quando io ho iniziato a conoscere San Patrignano, io tra le altre cose che cercavo di fare era di cercare di aiutare la comunità a raccogliere dei fondi. Io andavo dalla gente e chiedevo: mi dai una mano? Sì, io guarda, ti do una mano, però io sto aiutando i ragazzi dell'Africa, io sto aiutando i poveretti del Sud America, io sto aiutando una parte dell'Asia, io sto aiutando... Questa crisi tremenda che fa sì che un ragazzo su due con tutte le carte in regola non trova lavoro, questa crisi che fa sì che veramente ci sono delle difficoltà enormi, ha fatto sì che ognuno in casa propria, nella famiglia allargata, c'ha uno che ha perso il lavoro, oppure uno che non trova il lavoro, una zia che le hanno messo una tassa e non riesce a pagare più la tassa della casa. Quindi i problemi si sono veramente avvicinati, ognuno in casa propria. Allora San Patrignano, che è una cosa incredibile, cioè se uno viene qua non ci può credere, io non ci posso credere tutte le volte, io dico: ma chi ha fatto sta roba qui? È una cosa pazzesca. Hanno creato una città dove c'è l'ospedale, la scuola, l'asilo, un cimitero purtroppo. Una città. Chi ha fatto questo? È una cosa straordinaria. E qui in Italia un gioiello vicino a casa nostra e che lo sentiamo e lo viviamo veramente ogni volta come viene, è una cosa che c'è vicino. Allora questo ha fatto sì che oggi c'è veramente, rispetto a San Patrignano, c'è un'attenzione e l'attenzione si è spostata purtroppo un po' meno, c'è ancora moltissimo, dall'Africa al Sud America, all'Asia, ma si è spostata più vicino a casa nostra. San Patrignano è sicuramente un gioiello di casa nostra. E questa è la prima considerazione che vi devo fare, cioè vedo molta più sensibilità di aiutare a San Patrignano e su questo dobbiamo sicuramente lavorare insieme per far sì che San Patrignano possa replicarsi e crescere ancora non solo in Italia, ma in tutta Europa e in tutto il mondo. E su questo stanno facendo, io faccio pochissimo, nel mio ruolo di presidente faccio veramente pochissimo, ho un'ammirazione per invece chi dedica tutta la sua esistenza a questo luogo. La seconda considerazione è che avendo i giovani meno disponibilità, cioè con 1.300 euro al mese, tutti i giovani hanno voglia di dare, specialmente se hanno ricevuto, tutti hanno voglia di dare. Voi vedo tanti ragazzi lì in fondo, se uscite di qui veramente volete dare una mano a chi è in difficoltà, voi quando uscirete di qui vedrete che vorrete dare una mano. E ripeto, anche qui siete meno fortunati di noi avevamo magari più opportunità di dare una piccola parte di quello che ricevevamo, la ridistribuivamo. Oggi nessuno si può permettere di darla. Allora però, siccome c'è un gran desiderio di dare, oggi c'è sicuramente molta più attitudine al volontariato. Allora, e adesso vi racconterò brevemente cosa facciamo noi come E.ON, però a me piace citare l'esempio il volontariato. Il volontariato parte da cose molto semplici, no? Io cito il panettone di Natale. Noi vendiamo i prodotti all'interno della E.ON, nella sede principale a Milano. A Milano c'è 700 persone, nell'ufficio di Rotterdam ce ne sono 2.000, nell'ufficio di Parigi ce ne sono 2.500, nell'ufficio di Londra ce ne sono 7.000 in un building. E in questi uffici qua solamente per il momento siamo riusciti a portare i prodotti di San Patrignano a Milano. 2 giorni prima di Natale noi vendiamo i prodotti di San Patrignano e c'è una corsa a volere proprio vendere il panettone, tutti vogliono aiutare, tutti vogliono dare una mano, c'è una volontà di dare una mano degli altri, quindi c'è un desiderio di dare. E questo noi lo vediamo tutti gli anni, organizziamo un'asta insieme a un gruppo di amici che ha raccolto 17 milioni di euro in questi anni, è la serata più importante di charity che esiste in Italia, vengono raccolti circa 2 milioni di euro, oggi 2 milioni di euro vuol dire una piccola azienda italiana, un grande ristorante del centro di Roma che in una sera tu fatturi quello che fattura un ristorante importante nel centro di Roma. E in questi anni, per esempio, quando c'è la serata di San Patrignano,
parte del back office di questa serata importantissima, il back office, cioè dalla contabilità a ritirare i cappotti della gente che viene, da vendere i biglietti della lotteria a cercare le pagine pubblicitarie per raccogliere i famosi 2 milioni di euro, 1,5 milioni, 1,7 milioni a seconda degli anni, viene fatta dal back office di E.ON. E questo è sempre uno dei modi nei quali vogliono fare volontariato. In una maniera invece un pochino più sofisticata, noi, ecco, alcune cose, ecco, ci tenevo a dire, non so se avete visitato, chi non è di qua, l'ospedale, è un'altra delle eccellenze di San Patrignano, una cosa eccezionale. Io ci tengo sempre a ricordare che il primario dell'ospedale è un ragazzo che ha fatto il percorso qua dentro, un ragazzo straordinario, Boschini, non lo vedo oggi, veramente una persona eccezionale. E anche lì c'è un volontariato sicuramente con degli skills, delle preparazioni diverse, è un volontariato 24 ore su 24, anche se naturalmente tutti i costi, dalla psicoterapia, alla fisioterapia, alle medicine non rimborsabili, vengono tutte pagate dalla comunità. Però i nostri volontari arrivano lì. La cosa più importante, direi, che E.ON, come altre multinazionali hanno fatto, e poi le vorrei citare tutte quante, e ha portato le nostre competenze, quelle che potevamo. Per esempio il nostro capo dell'ufficio acquisti è venuto qui e ha cercato di trasferire il know-how di una grande multinazionale a come si comprano le materie prime e ha ottenuto degli ottimi risultati. Così l'abbiamo fatto per il gestionale, così l'abbiamo fatto per i servizi generali, e cerchiamo quindi sempre questi ragazzi che non hanno opportunità di dare denari ma sicuramente di contribuire. Questo qui è stato un modo di interscambiare le nostre competenze e i nostri valori con San Patrignano. Quando ho parlato agli americani di San Patrignano, la prima cosa che vedete è sempre la storia delle opportunità. La prima cosa che mi hanno detto, guarda, la cosa che noi ci teniamo molto è che i ragazzi possano studiare, sempre per dargli delle opportunità. Quindi nel 2008 e nel 2009 noi abbiamo aiutato con i nostri fondi a creare il centro studi. Il centro studi, non so se avete, ecco qui potete vedere i numeri impressionanti del centro studi, si sono laureati parecchie persone, in questo momento mi sembra che siano un'ottantina che stanno studiando qua nel nostro centro studi. Sono state date molte licenze professionali, molte altri tipi di studi e attività, quindi è stato anche questo un grandissimo successo, è un'altra delle eccellenze di San Patrignano, siamo felici di avere fatto questo. L'altra cosa che San Patrignano e E.ON hanno collaborato nel centro minori. Il centro minori, voi tutti sapete che qui esiste un centro che accoglie i ragazzi, a volte i giudici chiamano San Patrignano e chiedono l'aiuto per mandare i giovani qua in sostituzione del carcere minorile. E quindi questo di nuovo è un'altra cosa che nel DNA di E.ON ci siamo sentiti di voler supportare e di cui siamo sicuramente orgogliosi. L'altro progetto che abbiamo aiutato, che è bellissimo, e questo voi ragazzi lo conoscete perfettamente, è il progetto di Barrique. Barrique, nella cantina di San Patrignano, bellissima, chi non l'ha visitata vi consiglio di andare a visitare, è un posto meraviglioso. Le barrique vengono utilizzate dalla nostra falegnameria, dai ragazzi che lavorano nella falegnameria, per fare degli oggetti d'arte che vengono disegnati da alcuni artisti. Abbiamo fatto un progetto bellissimo, è andato in giro per il mondo, è stato a New York, è stato a Boston, è stato a Chicago, è stato un grandissimo successo, tutti ne hanno parlato, questo ha aiutato. Primo, i ragazzi a fare un qualche cosa di meraviglioso. Secondo, questo qui è stato anche un'operazione di marketing straordinario, cioè questo ha fatto il giro del mondo, ne hanno parlato tutti e ha fatto conoscere San Patrignano in giro del mondo. Abbiamo bisogno di questo anche per raccogliere i fondi. Questi progetti ci aiutano moltissimo. Ecco, quello che chi ha l'opportunità qui di organizzare convention, come vedete ci sono delle attrezzature pazzesche. Abbiamo fatto una convention quest'anno, 2 mesi fa, in questo palco, in questa stanza, che è stato un successo pazzesco. Abbiamo portato le 1000 persone
1200 persone della E.ON, tutti qua a San Patrignano, e a parte che, come vedete, le strutture sono pazzesche, ma è piaciuto moltissimo, ha avuto un altro sapore, veramente è stato, tutti erano veramente commossi di quello che, commossi non è la parola giusta, ma non mi viene, ma è stato un successo veramente incredibile. E poi l'emozione di mangiare con voi ragazzi in 2000, eravamo circa 2000 persone a mangiare insieme, quando abbiamo fatto il minuto di silenzio c'era un'intensità unica, e quindi io consiglio a tutti, se dovete fare una convention, questo qui è il posto migliore, e le multinazionali su questo veramente hanno un'opportunità qua, perché non ci sono posti in Italia che possano contenere così tante persone e dare da mangiare così contemporaneamente, perché non so se sapete, questo qua è una delle più importanti cucine che esiste in Europa, può dare da mangiare a 5.000 persone contemporaneamente. Poi nella sala da pranzo non ci stanno 5.000 persone, ma in teoria le cucine potrebbero dare da mangiare a 5.000 persone contemporaneamente. È stata una giornata fantastica. Concludo, e qui ritorno nella veste di Presidente di San Patrignano. Quello che abbiamo fatto noi e che stiamo facendo noi è pochissimo. Moltissimi altri, comunque tutti ci hanno messo l'anima, tutti hanno voluto dare un contributo, sono venuti qui, si sono innamorati. Accenture, i ragazzi, gli alunni dell'Accenture sono venuti qui e hanno cercato di dare un contributo nelle loro esperienze, che sono le consulenze gestionali. Vivenda, qui tutti gli anni vengono fatti una quantità di ragazzi che diventano sommelier, un successo enorme. Questa società Vivenda ci ha aiutato a far sì che questo possa veramente succedere. L'Enel ci ha dato un aiuto nel razionalizzare l'energia elettrica. Zegna, avete visto alcuni di voi la tessitura, Zegna ha una grande esperienza in questo, sono venuti qui, hanno fatto dei corsi, ci aiutano e sono stati veramente, sia la famiglia Zegna in persona, sia l'azienda, sono stati veramente straordinari. Non voglio dimenticare nessuno, quindi mi riguardo l'elenco. Bibenda, Vodafone l'attività, ci ha aiutato nell'attività di call center, e poi Iper nella distribuzione, il suo gran patron Brunelli, veramente un uomo eccezionale, non solo perché è generoso, ma veramente l'ha messo in prima persona questa sua generosità, ha dedicato del tempo, è stato qua con noi. Quindi tanta gente che vuole aiutare, forse per i motivi che dicevo prima, tanta gente è pronta a sostenerci, abbiamo comunque sempre più bisogno di essere sostenuti. Io credo che questo rapporto tra le multinazionali, le grandi aziende nazionali e un'istituzione come San Patrignano può tutti i giorni migliorare, può crescere e rinforzarci. Io ci credo, spero che ci crederanno tanti altri, e comunque io vi ringrazio per avermi ascoltato per tutto questo tempo e spero di tornare prestissimo su questo palco. Grazie a tutti.